Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aminomix con glucosio, preparazione iniettabile. Fresenius Kabi Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 7 settembre 2021. Cos'è Aminomix con glucosio, preparazione iniettabile? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aminomix con glucosio. Preparazione iniettabile durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Aminomix con glucosio? Preparazione iniettabile. Aminomix con glucosio, preparazione iniettabile, è un farmaco a base del principio attivo poliaminoacidi più glucosio monoidrato più elettroliti, appartenente alla categoria degli soluzioni nutrizionali parenterali e nello specifico soluzioni nutrizionali parenterali. È commercializzato in Italia dall'azienda Fresenius Kabi Italia SRL. Aminomix con glucosio, preparazione iniettabile, può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti Soluz. Per infusione 4 sacche 2000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Fresenius Kabi Italia SRL. Ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo. Poliaminoacidi più glucosio monoidrato più elettroliti. Gruppo terapeutico. Soluzioni nutrizionali parenterali. Forma farmaceutica. Preparazione iniettabile. Indicazioni. Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è indicato per soddisfare il fabbisogno giornaliero di azoto, aminoacidi, di glucosio, di elettroliti e di liquidi negli adulti e nei bambini di età superiore ai 2 anni che necessitano di essere nutriti per via parenterale, cioè quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è indicato per pazienti con limitata tolleranza al glucosio. Posologia per uso endovenoso. Soluzione per infusione attraverso una vena centrale. La dose viene stabilita in base al fabbisogno di aminoacidi, carboidrati, elettroliti e liquidi e dipende dalle condizioni cliniche del paziente, stato nutrizionale e gravità del catabolismo causati dalla malattia. Si raccomanda di soddisfare le richieste addizionali di energia con un'adeguata somministrazione di emulsioni lipidiche. Iniziare l'infusione ad una velocità di somministrazione al di sotto della velocità di infusione che si vuole raggiungere e aumentare fino alla velocità di infusione raccomandata per un periodo di 2-3 giorni. Adulti, compresi gli anziani, e adolescenti oltre i 14 anni. Se non diversamente prescritto, 20 ml/kg/die. Uguale 1 g di aminoacidi e 2,4 g di glucosio/kg/die uguale 1400 ml/die in un paziente di 70 kg. Velocità massima di infusione 2,0 ml/kg/h uguale 0,1 g di aminoacidi e 0,24 g di glucosio/kg/h. Dose massima giornaliera 40 ml/kg uguale 2,0 g di aminoacidi e 4,8 g di glucosio/kg uguale 2800 ml in un paziente di 70 kg uguale 140 g di aminoacidi e 336 g di glucosio in un paziente di 70 kg. Si dovrebbero prendere in considerazione i principi generali per l'uso e le raccomandazioni del dosaggio per i carboidrati così come le linee guida per la reintegrazione di liquidi. In condizioni metaboliche normali, l'assunzione totale di carboidrati deve essere limitata a 300-400 g/die. Tale limitazione deriva dal raggiungimento della capacità massima di ossidazione. Se questo dosaggio viene superato, possono manifestarsi effetti indesiderati, ad esempio degenerazione grassa del fegato.
In condizioni metaboliche ridotte, ad esempio nel metabolismo post-aggressione, ipossia o insufficienza di un organo, la dose giornaliera deve essere ridotta a 200-300 g, equivalente a 3 g/kg. L'adattamento individuale del dosaggio richiede un adeguato monitoraggio del paziente. Le seguenti restrizioni di dosaggio per il glucosio devono essere osservate rigorosamente negli adulti. 0,25 g/kg/h e fino a 6,0 g/kg/d. Quando vengono somministrate soluzioni di carboidrati, a qualsiasi concentrazione, si consiglia un attento monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue. Al fine di evitare un sovradosaggio, in particolare quando vengono usate soluzioni a più alta concentrazione, si raccomanda la somministrazione mediante pompa di infusione. Bambini e adolescenti al di sotto di 14 anni. Il dosaggio raccomandato per i bambini rappresenta solamente i valori medi a scopo di orientamento. Il dosaggio deve essere adattato individualmente in accordo con l'età, la fase di sviluppo e la patologia di base. Dose giornaliera per bambini di 2 anni o più grandi e al di sotto di 5 anni. 25 ml/kg all'incirca 1,25 g di amminoacidi e 3 g di glucosio/kg/d. Dose giornaliera per bambini di 5 anni o più grandi e al di sotto di 14 anni. 20 ml/kg all'incirca 1,0 g di amminoacidi e 2,4 g di glucosio/kg. Velocità massima di infusione. 1,25 ml/kg/h uguale 0,06 g di amminoacidi e 0,15 g di glucosio/kg/h. Nei bambini e negli adolescenti non sono stati condotti studi clinici per confermare la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti. Durata del trattamento solo per nutrizione parenterale a breve e medio termine, se Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è somministrato come unica soluzione per nutrizione parenterale in relazione alle condizioni del paziente e dell'entità del catabolismo, a condizione che la dose raccomandata sia rispettata. Tuttavia, dall'inizio della nutrizione parenterale, deve essere considerata l'integrazione di lipidi, vitamine e oligoelementi. La soluzione può essere somministrata, con le stesse indicazioni terapeutiche, nei casi di alimentazione orale o enterale insufficiente o impossibile, nell'arco di un lungo periodo di tempo, qualora vi sia un apporto sufficiente di lipidi, vitamine e oligoelementi. Controindicazioni. Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è controindicato nei seguenti casi. Anormalità congenite del metabolismo degli amminoacidi, grave insufficienza epatica, grave insufficienza renale in assenza di emodialisi, emofiltrazione o emodiafiltrazione, ipercaliemia, ipernatriemia, metabolismo instabile, ad esempio, grave catabolismo, diabete mellito instabile, stato di coma indefinito, grave iperglicemia resistente all'insulina con scarsa tolleranza al glucosio, nonostante la somministrazione di elevate quantità di insulina, ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Controindicazioni generali alla nutrizione parenterale. Stato circolatorio instabile con imminente pericolo di vita, stati di collasso e shock, inadeguato apporto di ossigeno cellulare, ipossia o acidosi metabolica, iperidratazione/sovraccarico di liquidi o edema polmonare acuto, insufficienza cardiaca scompensata/insufficienza cardiaca congestizia. Prima di iniziare la terapia deve essere corretta un'eventuale iponatriemia in corso. Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti, a causa della sua composizione, ad esempio per la composizione amminoacidica, è controindicato in neonati o bambini nei primi 2 anni di vita. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nel caso in cui l'infusione sia somministrata in un periodo inferiore alle 24 ore, la velocità di infusione deve essere gradualmente aumentata nella prima ora e gradualmente ridotta nell'ultima ora. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nessuna finora conosciuta. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aminomix con glucosio, preparazione iniettabile durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aminomix con glucosio, preparazione iniettabile durante la gravidanza e l'allattamento? Per Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti non sono disponibili dati clinici durante la gravidanza o l'allattamento.
con Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti non sono stati condotti negli animali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non applicabile. Effetti indesiderati. Non si conoscono effetti indesiderati quando Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti viene correttamente somministrato. Possono manifestarsi effetti indesiderati che non sono, tuttavia, specificatamente riferiti al prodotto malnutrizione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di somministrazione non corretta, dosaggio e velocità, si possono osservare segni di iperglicemia, iperidratazione, iperosmolarità e disordini nell'equilibrio acido-base ed elettrolitico. Come per altre soluzioni contenenti aminoacidi, una infusione troppo rapida può anche causare brividi, nausea, vomito e un aumento della perdita renale di aminoacidi. Se dovessero comparire questi sintomi, si deve interrompere immediatamente le infusioni o, quando appropriato, continuare riducendo la velocità di infusione. In caso di ipercaliemia è raccomandabile l'infusione di 200-500 ml di una soluzione di glucosio al 10% con aggiunte da 1 a 3 UI di insulina non modificata per ogni 3-5 g di glucosio. Se ogni tentativo risultasse inutile, può essere indicata la somministrazione di uno scambiatore di cationi legante potassio. La dialisi è inevitabile in casi estremi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Soluzioni per nutrizione parenterale. Codice ATC B05-10. Come per gli aminoacidi derivanti dall'assunzione ed assimilazione di alimenti proteici, gli aminoacidi somministrati per via parenterale entrano a far parte, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. La biodisponibilità di Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è del 100%. Distribuzione. Gli aminoacidi entrano nel pool plasmatico dei corrispondenti aminoacidi liberi, distribuendosi, secondo necessità, nei dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi preclinici con Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti. Tuttavia, non ci si aspetta che Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti abbia effetti tossici alle dosi. Elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Sodio idrossido, regolatore di pH. Acido cloridrico, regolatore di pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.